Benvenuti a Padova, sono Luigi Biasetto, vi accolgo nella nostra pasticceria e bistrò. Sono ormai quasi 30 anni che abbiamo a Padova questo punto vendita, è partito piccolino, siamo partiti in 4, adesso contiamo ben 60 collaboratori, i nostri dolci viaggiano davvero in tutto il mondo. Nel 97 abbiamo partecipato e vinto la Coppa del Mondo di pasticceria di Lione, per la prima volta l'ambito premio arrivava in Italia e da lì è partito veramente un modo di pensare e di vedere che porta ad avere dei dolci nuovi, innovativi davvero ogni anno, e questo ci dà veramente molti stimoli per continuare a cercare, a fare ricerca, è fondamentale. La nostra idea di pasticceria mette al centro dell'attenzione la qualità della materia prima e l'ambiente. Tra poco vi porterò dietro alle quinte per la preparazione di una millefoglie, mitica millefoglie, uno dei dolci più apprezzati nel mondo, anche in Italia con le varie sfaccettature. Vi faremo vedere il modo nostro assieme a mio fratello Alessandro e Andrea Melagrano, il nostro capo pasticcere. Buongiorno. Perfetto. Lo rispetterete? Ed eccoci qua in Atelier Biasetto con Alessandro, prepareremo la millefoglie, un dolce che fa parte della nostra tradizione, è un dolce che piace davvero a tutti e quindi pasta sfoglia comune, guardate gli ingredienti: farina, burro, latte, uova e sale. Uova sì, mi dà una maggior friabilità e una maggior croccantezza. A te Alessandro la preparazione della sfoglia. Quindi semplice, tutto insieme andremo, si dice anche volgarmente, ad incordare, cioè dare una struttura sufficientemente resistente, sufficientemente elastica per fare in modo che il nostro impasto sia stendibile, perché poi dovremo, si dice anche in gergo tecnico, incassare, dovremo mettere del burro e dare delle pieghe fino ad arrivare a dare anche 6 pieghe con tempi di riposo, lo vedremo successivamente. Ecco, tutti gli ingredienti insieme, la foglia piuttosto che il gancio, dipende dalle macchine che avete, oppure olio di gomito, si impasta a mano. E poi andiamo ad impastare. Non è impossibile quando si impasta, perché la farina magari è stata macinata da più mesi, di dover aggiungere un po' d'acqua, e nel nostro caso aggiungiamo un pochino d'acqua per correggere la consistenza. L'obiettivo è di avere la consistenza di un impasto abbastanza sostenuto, quindi abbastanza solido. Ecco, questo qui è il pastello. Fine dell'impasto, andremo a disporre in una busta l'impasto, lo schiacceremo facilmente senza utilizzare mai farina. Nei laboratori come nelle cucine c'è questa bruttissima abitudine e hai sporcato il laboratorio di farina. Non qui. Pasta sfoglia. Senza sporcare in giro abbiamo creato un panetto perfettamente rettangolare e adesso lo faremo riposare per circa un'oretta a 0 gradi, cioè un frigorifero molto freddo. Abbiamo preparato il pastello, adesso dobbiamo preparare il burro. Non facciamo altro che inserire un 30% di farina nel burro. Ci permetterà di avere un impasto facilmente lavorabile, una sfoglia che si stende comodamente e anche, diciamolo pure, meno cedimento alla fine della cottura. Anche qua è molto semplice, mettiamo tutti gli ingredienti insieme. Vi consiglio anche di non star lì a pulire gli attrezzi, perché qui non abbiamo lieviti, non abbiamo cambiato niente, c'è burro, farina, cioè gli stessi ingredienti di prima, quindi a volte c'è un eccesso di perfezionismo anche inutile che va ad impattare, diciamolo pure, sull'ambiente. Lo impastiamo semplicemente. Eviterei di usare planetarie o macchine troppo grandi, perché vuol dire fermare spesso la macchina, andare con il cartoncino a pulire. La classica planetaria da 3 litri, qua si riesce ad impastare fino a 1,5 kg comodamente, non di più. Direi che con 3 kg di prodotto ne facciamo di cose a casa. Quando fate questa operazione evitate di montare il burro, no? Motivo per cui siamo partiti con un burro
che era attorno ai 16 gradi, cioè comunque freddo, non caldo, se no sarebbe montato a questo punto. Prendiamo, vedete, il burro ha acquisito una certa elasticità, assaggiandolo anche si percepisce che non ha sabbiosità, quindi in qualche modo è stata già amalgamata e lo spostiamo semplicemente all'interno di questa busta, anche qua senza bisogno di integrare chissà che tipo di farina. Perfetto. Prima pieghette laterali, poi lascio un po' di spazio e appiattisco. Andiamo in frigorifero. Il racconto della mia Millefoglie è l'occasione perfetta per raccontarvi il nuovo libro di Italia Squisita. Originale gourmet dolci, qui dentro potrete trovare 100 ricette di illustri professionisti che vi racconteranno il passato ma soprattutto il futuro della pasticceria italiana. Un libro tutto da scoprire, non perdetevi, troverete anche la ricetta della mia marchesa, un dolce al cioccolato incredibile. Ed eccoci qua con il pastello ben raffreddato, circa un'oretta, avete il tempo di andare a fare le spese o a prendere un caffè, insomma, però è importante che sia ben freddo, meglio un'ora in più che 10 minuti in meno. Il burro è reso plastico e anche questo è raffreddato, adesso faremo il cosiddetto incasso del burro. Un tempo si faceva un panetto rotondo e poi si tagliava a croce prima di stendere. Siamo partiti per anche accelerare con un panetto già appiattito. Ci siamo? Direi di sì. Ci siamo. Ok, si preme con un po' di forza per far ben aderire il burro e questo aiuterà i successivi passaggi. È chiaro che noi in un laboratorio come questo abbiamo una sfogliatrice, no? Una macchina che indubbiamente ci aiuta a velocizzare ogni passaggio, quindi adesso lo faremo a mano, si allarga un pochino poi si allunga e quanto è più sottile la prima piega quanto è più veloce il secondo passaggio. È chiaro che quanto più sono preciso qui quanto più avrò uno sviluppo regolare e una sfogliatura regolare. Non è un caso si chiami Millefoglie, perché andando a sovrapporre questi strati di burro arriviamo a superare addirittura i 1000 strati di burro. Quindi, ma se dovessimo raddoppiare, superiamo di gran lunga in biglia, arriviamo a 1200 e più strati di burro. È bellissimo da vedere, ma è quello che conferirà ovviamente lo sviluppo e la friabilità. Rettangolare, piegata a 3. Lavorando in un ambiente abbastanza freddo e con degli ingredienti ben temperati, siamo, lo dicevo, a 0 gradi, potremmo, come lo facciamo in questo caso, dare la seconda piega. Lo facciamo anche in produzione, cioè normalmente 2 pieghe si danno sempre di fila, no? Poi l'impasto si ammorbidisce troppo. È anche vero che in questo momento il glutine è messo a dura prova perché lo stiamo lavorando, quindi come si può vedere comincia ad acquisire una certa elasticità, motivo per cui va lasciato riposare. Quindi lo lasciamo riposare un po', dopo la seconda piega e daremo di nuovo una piega da 3 e una piega da 4. Quindi adesso lo allunghiamo per completare, vedete prima si allarga e anche con le macchine, prima si allarga, poi si allunga ed infine si riesce a dare le giuste pieghe. Piega da 4. Sempre un po' sfasato per evitare che la giuntura finisca per l'appunto in centro. Cosa che non si fa, vi facciamo vedere a che punto siamo con la stratificazione e come dicevo siamo appena alla metà. Siamo a termine delle nostre 4 pieghe, quindi una da 3, una da 4 riposo, una da 3, una da 4 riposo e il nostro pastello si è raffreddato.
Finiamo dopo un'oretta di riposo allungando fino a raggiungere la misura di una teglia di 40-60 per noi con un panetto che pesa circa 800 grammi. E andremo a circa 2 mm di spessore, quindi molto sottile. Considerate che la pasta sfoglia è un impasto comunque relativamente elastico, quindi durante il riposo si ritirerà un pochino, no? Ed è fondamentale dopo l'ultima tirata far riposare in un ambiente fresco ma non freddo per un'oretta minimo, anche 2. Questo significa che per fare una pasta sfoglia fatta bene passano 6 ore fino ad arrivare al momento della cottura. Dopo un'oretta di riposo faremo dei buchi, quindi non subito, abbiamo una pasta sfoglia già stesa, okay, in questo modo, e faremo con questo strumento dei buchi, si chiama racagnac o buca sfoglia, ci permette di essere molto veloci, una forchetta va benissimo. È importante creare dei piccoli fori perché così la cottura avverrà in modo regolare, diversamente potrebbe alzarsi da una parte e dall'altra e in situazioni di piccoli prodotti addirittura rovesciarsi. Bene, a questo punto minimo un'oretta di riposo e poi andiamo a cuocerlo per 40 minuti in un forno a 175 gradi. Ricordatevi, si dice 40 minuti, ma mia nonna per verificare la cottura anche di un plum cake prendeva uno stuzzicadente e lo infilava e verificava se era bello asciutto. Perché è un'indicazione 40 minuti, dipende dal vostro forno, dipende dalla temperatura relativa, dipende dalla pressione atmosferica, dipende dalla temperatura esterna, quindi ci sono tanti elementi che possono anche far cambiare del 20% i tempi di cottura. Chi dice millefoglie dice crema chantilly. Una crema pasticcera alleggerita con un po' di panna. Poi ognuno ha le proprie abitudini, è una questione di cultura e anche di tendenze, di tradizione. Sostanzialmente la crema pasticcera è protagonista e Andrea Melagrani, il nostro capo pasticcere, mi ha raggiunto prendendo il testimone da mio fratello Alessandro. Quindi metteremo la panna, il latte sul pentolino. Nella nostra crema c'è un po' di panna, la panna è un po' ruffiana perché in qualche modo andiamo a mettere dei grassi, un sapore delicato, quindi mettiamo anche la panna dall'inizio. Abbiamo già fatto partire il fuoco, il cosiddetto fuoco, grattiamo il nostro baccello di vaniglia, come sempre viene inciso, ben spolpato, ben grattato. Questa è una vaniglia, si vede, del Bourbon del Madagascar. Si capisce dallo spessore e soprattutto dalla lunghezza del baccello. Quanto più è lungo, quanto più è prezioso, quanto più contiene ovviamente i preziosi granellini che contengono tutto l'aroma. E poi mettiamo anche le bacche che sono ricche di profumi, soprattutto sull'esterno. Mescoliamo tutte le polveri, quindi lo zucchero, l'amido di riso. Ho scelto l'amido di riso, ma l'amido di mais può andare benissimo. L'obiettivo è disperdere gli amidi nello zucchero per evitare di trovarci con una crema deliziosa ma piena di grumi. Questa, per darvi un'idea, ha una ventina di tuorli d'uovo al litro di latte, quindi direi abbastanza, e andiamo a versare il tuorlo d'uovo. È nostra abitudine in questa fase utilizzare un pimer, perché il pimer fa la stessa cosa che facciamo noi con la frusta, se non che è 1000 volte più veloce. E avremo quindi una distribuzione estremamente regolare e omogenea dello zucchero con l'amido nelle uova. Ci garantirà quindi una crema decisamente più evolutata nel finale. Come vediamo, nel frattempo il latte è arrivato ad ebollizione. È il momento dove io tolgo i preziosi baccelli, li conserviamo in congelatore, sì, in congelatore, perché in questo modo non c'è il rischio di alterazione in nessun modo, e poi in altri tipi di creme o anche un'altra crema pasticcera viene di nuovo utilizzato il baccello. Fino a quando è possibile, che poi facciamo seccare i baccelli di vaniglia e li frulliamo con dello zucchero fino ad ottenere una polvere di zucchero
vanigliato che è delizioso in una pasta frolla piuttosto che in qualcosa che comunque può essere e deve essere cotto in forno. A bollore verso velocemente, quindi davvero in un'unica soluzione, le mie uova. L'abbiamo spento perché la consistenza è raggiunta. Ultima omogenizzata. Non preoccupatevi se vedete che la vostra crema diventa liquida, perché in realtà abbiamo emulsionato gli amidi e otterremo così una crema estremamente più stabile e che raramente avrà l'acqua che migra, quindi l'acqua che ritrovate in alcuni momenti sopra una crema. Un'altra cosa che abbiamo adottato da tempo è di non utilizzare la pellicola e ancora una volta siamo nella protezione dell'ambiente, perché la pellicola è necessaria sulle creme magre. Questa è una crema che ha una bella quantità di tuorlo d'uovo, ma è una crema che ha anche della panna, quindi è grassa, ed è una crema che non farà mai quella tipica pellicina che disturba. Quindi, ultima cosa, a volte ci si dimentica, Andrea, la assaggiamo. Qui si sente se l'amido è ben distribuito, qui verifico che tutte le cose siano andate a buon fine. Cremosa, profumo di vaniglia c'è, andiamo in frigorifero senza coprirla, ok? Mai abbandonare un prodotto in forno senza andare a guardarlo ogni tanto. Questo è un neonato, devo verificare se la temperatura è giusta, se si sta comportando bene, se magari per qualche motivo il forno si è spento. Insomma, un controllo durante la cottura l'ha sempre fatto. Vediamo un po'. Manca poco alla caramellizzazione. Crema chantilly un po' piacciona, quindi abbiamo deciso di tagliare la metà della panna con il mascarpone, che mettiamo a montare tutto insieme. La nostra crema pasticcera non è troppo fredda, perché adesso andremo poi ad aggiungere la gelatina. Doveste montarlo con una planetaria, fate molta attenzione perché panna e mascarpone montano molto velocemente. A mano ve ne rendete conto. Potete anche utilizzare, se lo fate a casa, con una montapanna tranquillo. Abbiamo reidratato la gelatina nell'acqua fredda, quei 5 minuti necessari, e la versiamo in un'unica soluzione, quindi in un colpo solo sulla crema. E con l'aiuto della frusta si va immediatamente a mescolare. Facendo così evitate di avere dei grumi di gelatina. La gelatina ci permette di avere una crema chantilly che è tagliabile, soprattutto nella millefoglie. Quando si va a tagliare la millefoglie, se la crema non è un po' sostenuta, potrebbe veramente mettere in imbarazzo il degustatore. Finiamo di montare la panna e il mascarpone. Vai. Stop. Finalmente abbiamo il nostro mascarpone montato con la panna. La nostra crema è stata portata a 18 gradi dopo essere stata cotta e raffreddata. E adesso mettiamo gli ingredienti insieme. L'unica cosa che ci dice l'odore è che il forno è pronto. La nostra sfoglia è quasi cotta, in realtà manca ancora quasi un quarto d'ora. La togliamo, la sciroppiamo abbondantemente con uno sciroppo fatto di 2 parti di zucchero e una parte d'acqua e poi completeremo la cottura. Questo zucchero che mettiamo sopra ha lo scopo di isolare la sfoglia per evitare che poi si inzuppi con la crema chantilly. Non preoccupatevi se vedete che scende, cioè ricade, perché in realtà la cottura non è ultimata, quindi qua dovremo rimetterla in forno e vedrete che recupererà quello spazio che ha perso e finalmente inizierà a caramellizzare. Quindi appoggiamo una griglia sopra per far sì che quando recupera diventi perfettamente piatta. Ritorniamo in forno.
Renderemo la nostra millefoglie ancora più golosa poiché metteremo del caramello mou tra uno strato di crema chantilly e l'altro. È semplice anche ricordare la ricetta perché la quantità di panna è identica alla quantità di zucchero. Quindi partiamo con lo zucchero, aggiungiamo il burro e lo mescoliamo semplicemente al nostro zucchero. Quindi porteremo a 190 gradi questo zucchero. Quando inizia a fumare, lo zucchero è completamente sciolto, si sente un profumo di burro arrostito, no? Che conferirà al nostro caramello un valore aggiunto. Una volta che il nostro zucchero sarà completamente sciolto, e qui ho spento l'induzione per evitare appunto di bruciarlo, quando sarà completamente sciolto aggiungeremo a filo la panna. Nella panna abbiamo messo precedentemente il baccello di vaniglia per recuperare appunto i profumi di vaniglia in infusione, ma poi lo verseremo nel nostro caramello ottenendo un'ulteriore forza aromatica che sarà davvero ancora più piacevole. Bravissimo. Riportiamo a bollore, cioè alziamo bene il bollore, dobbiamo arrivare a 74 brix prima di aggiungere il sale per un 78 brix finale. Più è alto il brix, più è denso il liquido in esame e lo strumento si chiama refrattometro. Ma sostanzialmente, guardate da vicino, le bolle diventano meno acquose e più dense, no? Col termometro siamo a 108 gradi, un caramello fior di sale. Recuperiamo il baccello di vaniglia, questo lo mettiamo a raffreddare su dei dispenser, cioè delle salsiere, perché poi sarà molto utile successivamente per la farcitura. La pasta sfoglia è pronta, lo lasciamo raffreddare un'oretta prima di andare in farcitura, possibilmente in un ambiente bello asciutto. Il problema della pasta sfoglia è che teme tantissimo l'umidità. La pasta sfoglia è fredda, togliamo anche la carta da forno. Queste sono operazioni da fare quando avete abbastanza spazio perché è inevitabile andare a creare un po' di briciole. Si dice tagliare a vivo, andiamo a evidenziare la nostra pasta sfoglia. Poi faremo con questo foglio 2 millefoglie, seghetare senza schiacciare e lo divideremo a sua volta in 3. Usiamo questo piccolo strumento che è comodissimo. Ed è pronto ad essere montato. Solitamente si inverte proprio in questo modo. A questo punto non resta che farcire. Passo il testimone a Alessandro, mio fratello, con Andrea. Adesso Alessandro sta farcendo la millefoglie in modo preciso. Lavoriamo anche senza bocchetta, tanto non cambia avere la bocchetta in acciaio o no. Adesso Andrea alternerà all'interno un po' di caramello mou e darà anche una consistenza umida, anche se è caramello, e tutto quello che è umido al palato dà sempre una sensazione di freschezza. Sarà oltretutto bello da vedere e anche da mangiare perché quando il cliente mangerà la sua millefoglie avrà il caramello mou che scenderà, insomma diventa ancora più coinvolgente, no? E ripeteremo questa operazione una seconda volta.
la griglia per favore. Semplice decoro. Ho appoggiato la griglia che è stata utilizzata per la cottura della pasta sfoglia. Ecco la nostra millefoglie, non mi resta che finalmente portarla in banco e proporre a qualche cliente magari. Ci siamo trasferiti in negozio per gli ultimi ritocchi, fondamentale decorare bene un dolce, quindi appoggio le cose che contraddistingueranno il nostro dolce. Semplicemente qualche lamponcino e qualche decorino in cioccolato completeranno l'opera. E questa è la nostra millefoglie. Ho spalancato le porte del nostro dolce universo ad Italia Squisita. Mi auguro di avervi lasciato qualche punto di riflessione. Da questo momento il testimone passa nelle vostre mani. Divertitevi, sperimentatevi, fate tante deliziose millefoglie. Da parte nostra e di tutto lo staff, davvero un caro saluto a tutti gli amici di Italia Squisita.